Ecco qua, alla fine si sono fermate un po' di persone, oltre agli amici. Cinghiali non se ne sono visti, per fortuna. E adesso smontiamo tutto e si riparte. Eccoci qua con Massimiliano e Elena, siamo pronti a partire, abbiamo smontato tutto e adesso purtroppo ci dobbiamo separare perché io farò il giro corto e loro invece, per loro grande fortuna, faranno il giro lungo. Siete pronti? Prontissimi! Quindi tappa sì. Oggi? Tappa, speriamo di arrivare a buon convento. Buon convento, tanta roba. 150. Wow, wow. Ottimo, dai, alla prossima. Allora. Ciao ragazzi, ciao. Rieccoci a pedalare sulla traccia. Peccato, mi è piaciuto molto salutare Elena e Massimiliano perché sono simpaticissimi, è stato molto piacevole stare un pochino con loro, fare colazione ieri pranzo, e molto invidioso perché loro faranno il giro lungo come detto, e vabbè, sarà per l'anno prossimo. Adesso si riparte. Obiettivo: arrivare prima di pranzo, se riesco. Qui dove mi ero fermato a mangiare l'anno scorso, top. Allora, indovinate un po' cosa ho combinato? Mi sono fatto circa 5 km per poi farmi venire dei dubbi atroci sul marsupio, cioè pensavo di aver dimenticato il marsupio, non mi ricordavo dove l'avevo messo, e non è il problema il marsupio, che in realtà non c'è dentro nulla se non le chiavi della macchina, per cui direi abbastanza fondamentali. Quindi mi sono fermato, ho cominciato a cercarlo dappertutto ma non lo trovavo, al che ho deciso di tornare indietro pensando di averlo dimenticato dove avevo campeggiato. In realtà lì non c'era, e allora, siccome mi sembrava veramente troppo strano di averlo dimenticato o che me l'avessero rubato, scusate tutto sto casino perché sono in centro a Castiglione della Pescaia, allora ho smontato tutto e fortunatamente l'ho trovato in fondo a una sacca, meno male. Ragazzi, qua penso di essere
di essere già sul percorso quello newbie, quello breve, che non sto più incontrando nessuno. Ho incontrato un paio di gruppi che andavano molto lenti e adesso sono da solo da penso 6-7 km almeno, e mi sa che me la farò tutta da solo fino alla macchina, fino all'arrivo, vedremo. Però il giro è bello anche questo, ho fatto tanto asfalto, adesso sono qua nel bosco, molto bello, vediamo come va. Sono sempre guadi in agguato. E la Toscana, ragazzi, è meravigliosa, è sempre meravigliosa la Toscana, con queste colline, verdi, prati, veramente stupendi. Bisogna ammettere che i ragazzi del Tuscany Trail partono avvantaggiati perché il territorio è spettacolare, però trovano sempre dei percorsi veramente molto interessanti, non sono mai monotoni, ecco, c'è sempre qualche pezzo magari un po' più tecnico, magari qualche pezzo più scorrevole anche su asfalto, non ci si annoia mai, bravi. Mamma mia, questo è peggio di quelle di prima. Aiuto. Ultimo rapporto, via. Siamo arrivati a Caldana. Stiamo facendo questa salita incredibile. Dopo aver fatto una salita incredibile sterrata, adesso una salita incredibile asfaltata e via. Allora riparto adesso da Caldana dopo una birretta e una bella focaccia ripiena di salame toscano e formaggio. Adesso riempio anche le borracce qui perché poi non si sa quando si trovano ancora. Che buonissimo. Bene. Ho preso un pezzetto di focaccia in più in modo tale da non dovermi più fermare fino all'arrivo e mancano una sessantina di chilometri, pensavo meno, invece non ne manca ancora una sessantina. Il dislivello ormai dovrebbe essere quasi tutto fatto, manca penso una salita impegnativa e basta. Ecco lì, quella è Caldana, dove eravamo prima, molto bella. Ecco, questo è il parco minerario, guardate che roba, incredibile. Parco nazionale delle colline metallifere grossetane, miniere Ravi Marchi. Wow!
si vede anche il mare. Eccolo lì in fondo. Spettacolo. Adesso andiamo al paesello lì. Tutto bellissimo, veramente, tutto molto bello. Allora ragazzi, siamo a Gavorrano e anche qui vedete lì a destra, penso che siano i risultati degli scavi minerari, credo, non lo so. Ma vedete che sotto, anche qua sotto, ci sono tutte le... ecco, le Gavorrano. Che bello ragazzi. Ecco qua ancora. Dicevo io che sono forti sti ragazzi del Tuscany Trail. Guarda che andare a scovare sti sentieri, sti percorsi sono mica da tutti, grandi. Eccoci qua, ormai questa penso sia una delle ultime fatiche, se non proprio l'ultima, non lo so. Purtroppo, allora, come dicevo prima, purtroppo non ho più incrociato nessuno, ho pedalato tutto il tempo da solo e non è che mi dispiace, devo dire la verità, però non incrociare qualcuno ogni tanto per scambiare due chiacchiere o non sentirsi troppo soli, ci stava anche. Comunque bello, sempre impegnativo, perché comunque un po' gli anni passano e quindi sicuramente si fa più fatica. Un po' il fatto che ho fatto questa considerazione, che il primo giorno è sempre di foga, chiamiamola così. Faccio veramente fatica a lasciarmi alle spalle lo stress, la frenesia, anche degli allenamenti in pausa pranzo, magari, o comunque sempre di corsa. Per cui parto sempre un po' a tutta, godendomi poco il viaggio e il panorama, il percorso, e poi pago comunque, perché chiaramente alla fine quando fai 80 km a tutta
poi alla fine di notte dormi poco, comunque non recuperi quasi per niente, per cui vabbè, insomma, poi si paga. Oggi invece ho gestito già meglio, anche se sono convinto che poi è dal terzo giorno che ci si gode veramente, io almeno inizio veramente a godermi l'avventura, però già oggi è diverso, insomma, un ritmo più gestibile, ci si guarda in giro, si ferma a mangiare, l'azione, bello. Quest'anno eravamo di 6.000 credo iscritti, spero che c'eravate o ci siate anche voi, e se avete fatto il Tuscany Trail 2025 ditemelo, o anche le edizioni precedenti, scrivetemelo sotto nei commenti se avete fatto la lunga, la corta, come vi siete trovati, magari anche con che attrezzatura l'avete fatto, se avete dormito in tenda, nei campi base o in giro o alla ghiaccio, insomma scrivetemi un po' com'è stata la vostra esperienza. Adesso io chiudo il giro purtroppo già oggi, mi vedo l'ora di fare la doccia, devo dire la verità, e poi mi tocca rientrare subito, salire in macchina e guidare per almeno 5 ore se non 6, e vabbè, quest'anno è andata così. Comunque non finisce qua il video, ragazzi, non vi illudete, ci sarà ancora qualche ripresa, sicuramente dell'arrivo, ma poi ancora qualche panorama, perché comunque mancano ancora credo una quindicina di chilometri almeno. Bene, a dopo. Allora, ho lasciato adesso Subereto facendo quel pezzo, diciamo, di tracciato che si sovrappone al tracciato dell'andata, e devo dire che un po' mi spiace essere arrivato praticamente alla fine, ormai mancano 8 km, 9 km, non lo so, mi spiace veramente molto, anche se vabbè, ovviamente sono comunque stanco, ma chiaramente se avessi fatto il giro lungo questi 90 km li avrei fatti volentierissimo, mi sarei riposato, poi domani avrei potuto fare ovviamente le altre tappe senza problemi, come ho fatto sempre tutti gli altri anni, perché ci sta, insomma, la stanchezza ci sta, fa parte del gioco e dell'avventura. E dicevo, un po' mi spiace perché vedere tutti che partono carichissimi di energia e sorrisi, di voglia, insomma, di fare questa avventura mi ha fatto un po' di invidia, devo dire la verità, come stamattina quando ho salutato Massimiliano e Elena, sapere che loro erano ancora, insomma, all'inizio dell'avventura e io invece stavo già andando a concluderla, mi ha fatto un po' di invidia. Però insomma, a parte dei giochi, ognuno fa il suo pezzo e via. Intanto vi faccio vedere ancora qualche scorcio meraviglioso di questa Toscana che non smette mai di stupire. Il tempo non è bellissimo, ma da un lato meglio perché non è caldo, guardate che non piove, quindi va bene così, anche se io amo il sole, preferisco sempre avere caldo che avere freddo, ma così si sta bene, quindi temperatura perfetta direi per pedalare senza sudare troppo. Ormai ci siamo quasi. Eccoci arrivati a Venturina Terme, ragazzi. Ok ragazzi, siamo proprio agli ultimi 300 metri, siamo proprio arrivati alla fine. Adesso chiudo il video e vi faccio vedere l'arrivo e niente, poi
direte nei commenti che cosa ne avete pensato, che cosa ne pensate di questo Tuscany Trail giro corto quest'anno. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, un bel pollicione in su, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale perché mi fa molto piacere, mi aiuta tantissimo mi dà energia per creare sempre nuovi contenuti. Ecco l'arrivo, anche perché c'è da ritirare il pacco gara. Eccolo qua. Esattamente 100 km adesso, esattamente adesso. Ecco qua, finito, è arrivato alla fine. Adesso se riesco trovo qualcuno faccio pesare la bicicletta perché sicuro mi sapere quanto pesa. Allora, ho ritirato il pacco gara dell'arrivo e il tagliandino della birretta gratuita che mi sono già scolato insieme alla focaccia che mi era avanzata di mezzogiorno. Adesso vado a prendere la macchina e vengo a fare la doccia e poi torno a casa.